Buongiorno. Da Sharm el Sheikh. Ebbene sì, non siamo venuti qui per stare a mollo in piscina. No. Cosa faremo? Faremo delle immersioni, perché io e Andrea abbiamo il brevetto per immersioni. Esattamente, quindi Esatto. Questa settimana ci dedicheremo a questa nostra grande passione che è il mondo della subacquea. Quindi sì, questa settimana cercheremo di raccontarvi quello che per noi è il mondo della subacquea, quindi come lo viviamo, le differenze che ci possono essere anche tra chi è normalmente in piedi e chi in realtà in piedi non ci sta neanche se lo pagate. Forse quello che io sto provando, Lidia, è quello che Andrea sta provando, Andrea. E che il fatto che Andrea sia in carrozzina e io non lo sia è un punto di vista, però ce ne sono tanti altri punti di vista. Giusto? Quindi vi racconteremo la nostra esperienza di Lidia e Andrea. Siete pronti? Quindi guardate. 8:15 del mattino. Siamo pronti. Siamo pronti per andare a fare immersioni e stiamo aspettando che ci vengano a prendere. Sì. Aspetta, una bella abbraccio. L'abbiamo fatta dopo anni. Ci siamo partiti. Sto andando a Ras Mohammed a fare 2 immersioni. Mettere la multa sicuramente non era parte divertente dell'immersione. Però si fa, è un prezzo che bisogna pagare. Guarda qua che Sasha. Ci sono già. Sorridi! Sorridi per Ora. Grazie! Io sono più veloce perché a me in realtà danno una mano a svestirmi, quindi in un secondo io vengo svestito come fossi tipo una modella durante una sfilata. Questa è la giusta ricompensa per una prima immersione tutti i giorni. torta qua tutti i giorni, buonissima. Veramente veramente buona, è nato al momento perché è calda. Una cosa che apprezzo di Andrea è che mi sembra che indipendentemente da
Allora, oggi stavo montando l'attrezzatura, il quinto giorno, e mi sono resa conto della semplicità nel fare questa cosa. La cosa che ho notato è che la prima volta di queste volte, insomma dopo 11 immersioni avevo già fatto, l'aspettativa su di me è che riuscissi a montare l'attrezzatura con una certa facilità e che me lo ricordassi. Nel momento in cui non me lo ricordavo, ma non mi ricordavo cose essenziali, lì che parte il giudizio. E quando è così, se io mi sento sotto pressione, divento una deficiente, non ci sono altre parole. Quindi se lo stato d'animo da cretina, la stessa azione mi ha portato a non avere un risultato. Invece il sentirmi padrona di quello che facevo ha fatto sì che quell'azione mi portasse il risultato. Mi ha proprio stupito, no? Siamo sempre lì pronti a giudicarci e a sminuire. Questo è Miki, la guida. Che ci ha salvati. Bravo, è bravo. Ci ha fatto vedere il baby shark. Adesso andiamo a rivederlo. La tartaruga. Questo non me lo ricordo, il motosega. Barracuda. Motosega. Pagliaccio. No. Ah, questo qui è Napoleone. Quello è pagliaccio. Quello è pagliaccio. Questo è pesce palla. Ma io non l'ho visto il pesce palla. Sì che hai visto il pesce palla? Ne abbiamo visti centinaia. Ne abbiamo visto un sacco di pesce palla. Ah, ma sono resa conto. Che piccolo! Non si può certo pensare che una bocca sia interamente accessibile. Bastano piccoli accorgimenti, si striscia un po', ci si fa aiutare e funziona tutto. Vediamo un attimino come la corrente, perché se la corrente non ci spinge fuori è carino fare un po', diciamo, un piccolo questo lo fa di mestiere, come ad esempio il fatto di salire in barca
non ti senti sminuito, perché ci si potrebbe sentire un po' come vittime, come in balia di qualcun altro, come se non si avesse il controllo. Volendo sì, ma credo che sia una tappa un po' da passare. Ho conosciuto gente che in ogni momento doveva per forza di cose dimostrare di essere capace di poterlo fare in maniera autonoma. Io voglio dimostrare sul campo di poterlo fare in maniera autonoma. Abbiamo girato praticamente il mondo intero quasi senza l'aiuto di nessuno. Abbiamo fatto rampe di scale, siamo saliti su pullman, abbiamo preso decine di aerei, saliti su traghetti, fatto immersione, snorkeling, barche, qualunque cosa. Io non sento di dover dimostrare niente a nessuno, io sono così, punto. Una persona che non è in carrozzina non deve dimostrare di poter fare una rampa di scale. Non vedo perché devo io dimostrare di saperla fare. Se c'è l'occasione, e dove l'occasione è non c'è nessuno che mi dà una mano, mi imbocco le maniche e lo faccio. Se c'è un'alternativa per poterlo fare, o comunque viene più semplice, o comunque la gente lo fa con il cuore, o magari ci si affida semplicemente a chi questo lo fa e ha la capacità di poterlo fare in tutta sicurezza, perché io devo dimostrare qualcosa a nessuno? Quindi praticamente abbracci la situazione e non fai che questa situazione impatti chi tu sei. Questa situazione non